moto.it avete già capito dove siamo. Siamo qui all'Estoril, come potete vedere, alla presentazione internazionale dell'HP4 Race. Per adattarci un pochino al circuito e per farci conoscere un pochino, farci prendere confidenza con la 4 cilindri bavarese, partiamo però di nuovo dalla WR Standard, la S1000 RR, che ben conoscete e che recentemente è stata protagonista della nostra comparativa delle 1000 al Paul Ricard. Come vedete, alla mia destra abbiamo le nostre HP4 Race, tutte belle schierate e pronte per partire. Ed eccoci qui, è arrivato il momento di salire in sella. Come potete vedere, con una bella ripresa a 360 gradi, ecco tutta una bella fila di S1000 RR, modello standard, se così si può dire, di una supersportiva da 200 cavalli. Adesso è il momento di salire in sella e di entrare al circuito dell'Estoril per riprendere confidenza col tracciato e con la versione base, chiamiamola così, di quella che è poi la sorellina cattiva, l'HP4. Eccoci qui, ed ecco finalmente le 5 belve che riusciremo a provare in pista, l'HP4 Race. Come sapete, l'HP4 Race deriva in maniera abbastanza stretta da quella che è l'S1000 RR, ma con tantissime importanti differenze che rendono perfettamente lecito parlare di una moto completamente nuova. La componente che subito balza all'occhio è il telaio, come potete vedere tutto in fibra di carbonio, e ci avviciniamo un attimo perché vogliamo farvi vedere una cosa. Questa finitura, che sembrerebbe irregolare, non leccata come su altre parti, notate la carena, guardate qui, la finitura è un pochino diversa, ma non è un difetto, è una caratteristica del carbonio strutturale utilizzato da BMW per realizzare il telaio. Un telaio che unisce le caratteristiche di rigidezza longitudinale, perché la moto deve essere rigidissima in frenata per gestire i trasferimenti di carico in staccata e in accelerazione, ma che ha una flessibilità perfettamente calibrata da un punto di vista laterale. Nel momento in cui si entra in piega, quando si superano determinati angoli di piega che ormai sono perfettamente alla portata di moto come questa, soprattutto se gommate slick come in questo caso, non potete vederlo ma ci sono delle Pirelli SC2 come primo equipaggiamento. Dicevamo, si raggiungono angoli di piega elevatissimi ai quali il telaio, le sospensioni non lavorano più perché sono progettate per lavorare in senso verticale, diciamo così. La moto si piega e quindi è il telaio che deve flettersi un pochino per mantenere le gomme attaccate a terra. Telaio in fibra di carbonio, dicevamo, con degli inserti in alluminio con resina interposta per ospitare il telaio, il forcellone e naturalmente il cannotto di sterzo.
E poi dopo balza istantaneamente all'occhio anche la componentistica in termini di sospensioni allo stato dell'arte. Vedete davanti una forcella pressurizzata Öhlins FGR 300, quindi la dotazione standard, se così si può dire, di una superbike, e ci spostiamo un attimo qua sul retrotreno per farvi vedere meglio l'Öhlins TTX 36 GP, che grazia il forcellone, anch'esso derivato, praticamente preso pari pari dalla superbike BMW. Dicevamo un mono Öhlins TTX 36 GP, la cui differenza con il TTX 36 standard sta nelle valvole a lamella, che sono estremamente lineari e, a differenza di quelle normali che non hanno una definizione, non sono appunto le GP, garantiscono lo stesso funzionamento su tutta l'escursione, su tutto il passaggio dell'olio e su tutte le tarature, quindi si ha un comportamento perfettamente lineare e regolare. Vabbè, naturalmente qui possiamo vedere il cambio con cella di carico, in questo caso lo vedete rovesciato. Se lo preferite con schema tradizionale vi basta spostare l'asta sull'altro punto di innesto. E poi dopo passiamo all'avantreno, perché c'è tantissima Italia. Oltre a Pirelli, che si vede dal parafango, come ripeto non potete vedere la gomma, ma c'è un impianto frenante semplicemente pazzesco. Quella che vedete è una pinza Brembo che non deriva dalla Superbike, è ancora meglio perché di fatto è esattamente quella che trovate sulle MotoGP, al netto di un paio di piccoli componenti all'interno, nelle guarnizioni, che cambiano per accomodare pastiglie tradizionali invece di quelle in carbonio utilizzate appunto con i dischi in carbonio. I dischi sono la variante racing del T-Drive, vedete l'innesto AT caratteristico di Brembo brevettato, che Brembo per l'occasione ha brevettato T-Race, e pensate all'interno di quella pinza, che è meravigliosa, ci avviciniamo per farvela vedere meglio, i pistoncini sono in titanio e con un trattamento superficiale per migliorare ulteriormente la scorrevolezza. Insomma un gioiello davvero, e a questo punto vi facciamo vedere anche il motore. Sull'altro lato, perché vogliamo farvi vedere anche l'impianto di scarico, che come potete immaginarvi è stato realizzato specificamente per questa moto, con tutte le parti in carbonio, da Akrapovic, lo specialista sloveno, da anni partner praticamente di tutti i team principali della Superbike. Il motore, dicevamo, il motore è la base, naturalmente è quella dell'S1000 RR, ma quello che trovate qua è un vero motore da corsa, assemblato a mano a Berlino, scegliendo pezzi perfettamente equilibrati e costruito, insomma assemblato in una specifica che è una via di mezzo fra la 6.2 e la 7.2, ovvero sostanzialmente un ibrido tra quello che è il motore ufficiale per la Superbike e quello invece utilizzato nei campionati endurance. Cosa significa un motore da corsa che dura pochissimo? No, perché in BMW sono stati veramente bravissimi. Gli intervalli di manutenzione sono 5.000 km. Se pensate che questa moto non è utilizzabile su strada ma soltanto in circuito, immaginatevi quanto ci vuole per percorrere 5.000 km in circuito. Ci fate tranquillamente una stagione, a meno che ovviamente non corriate nell'endurance. Ma le brutte notizie sono che non potete correrci, a meno che non ci sia una Formula Open, per un motivo molto semplice, che il peso di questa moto è talmente ridotto, perché stiamo parlando di un peso al pacco chiuso, ovvero con la benzina consumata ma con tutti i liquidi, di praticamente superiore di 3,5 kg a quello di una MotoGP nella stessa configurazione. Quando arriva al pacco chiuso una MotoGP pesa solo 3,5 kg meno di questa. Potete immaginarvi quanto sia maneggevole. Merito anche degli spettacolari cerchi in carbonio, se girate potete vedere, sia al retrotreno che all'avantreno, anch'essi spettacolarmente prestanti, che riducono l'inerzia in accelerazione e in frenata e soprattutto nei cambi di direzione, come scopriremo speriamo fra poco. E completano naturalmente il quadro. Dicevamo, scusate, torno un attimo indietro, la grande differenza, non potete correrci perché questa per la categoria Superbike è ampiamente sottopeso e quindi purtroppo non potete partecipare. Sarebbe un po' un vi piace vincere facile. Completiamo con l'elettronica. Non riusciamo a farvi vedere la centralina naturalmente qui smontato, ma vi basta dare un'occhiata al quadro di comando per capire che qui siamo al cospetto di una vera moto da corsa. Ci giriamo un secondo perché la moto è dotata di serie di acquisizione dati col GPS 2D, che permette di verificare in tempo reale i vostri tempi sul giro, e tra l'altro è predisposta per il montaggio di tutti i sensori standard 2D, quindi se fate veramente sul serio potete montare sensori di escursione sulla forcella, sensori di pressione sui freni e quant'altro, esattamente come su una Superbike ufficiale. A questo punto vi accendiamo un attimo il quadro, perché vorremmo farvi vedere l'effetto che fa il quadro quando si accende.
A questo punto, quando si accende il quadro, è nella configurazione dedicata al meccanico, quindi mostra tutti i dati, qua vedete delle varie temperature, temperatura dell'olio, temperatura del motore, la pressione sui freni, insomma qua il meccanico potrebbe vedere tutti quelli che sono i dati acquisiti dai sensori. Nel momento in cui partite, in cui inserite la prima, si inserisce automaticamente il limitatore di velocità che trovate, potete attivare anche con un pulsante sul manubrio, e parlavamo dei comandi al manubrio per farvi notare che questo è il pulsante d'avviamento, il pulsante di massa, il pulsante che vi permette di cambiare fra i 4 riding mode di cui è dotata l'HP4 Race. Sono 4 che vanno dal bagnato, dal wet, intermediate, e 2 sempre più aggressivi per la configurazione d'asciutto, la Dry 1 e la Dry 2. E naturalmente tutti i settaggi diventano progressivamente sempre più cattivi, e quindi bando alle ciance, e adesso saliamo in sella e vi portiamo al circuito delle storie di qua a farvi vedere come va e quanto canta l'HP4 Race. Venite con noi. Sempre più destinati a piloti estremamente esperti. Tanto per darvi un'idea, tenete presente che se conoscete l'S1000 standard saprete che in modalità slick potete cambiare il controllo di trazione rispetto al valore di default a 0 di 7 livelli a salire, quindi più cauto, o di 7 livelli a scendere. Ecco, tenete presente che quando questa moto è impostata con il controllo di trazione a più 6 corrisponde allo 0 che vedete sull'S1000 standard. D'altra parte è equipaggiata da slick e da un telaio e da componenti che sono studiate per darvi un feeling assolutamente perfetto, e dunque si diventa anche paradossalmente più facile sfruttarlo al massimo, o almeno questo è quello che ci hanno detto i tecnici BMW. Naturalmente ci riserviamo di provarlo in pista e poi di raccontarvi dopo com'è andata. Sul blocchetto sinistro trovate i comandi che utilizzate più frequentemente. Non è un caso che siano sul blocchetto sinistro, perché naturalmente a destra avete la manetta del gas che tendete a tenere aperta su questa moto, e vedete in questo caso che con 2 pressioni cambiamo il riding mode, passiamo a wet, intermediate, dry 2, e da qua, come dicevamo, potete scegliere se intervenire sulla gestione del freno motore, EBR, engine brake, oppure sul controllo di trazione. Con il verde aumentate il livello di intrusività, diciamo così, e con il rosso la diminuite. Noterete anche la piastra di sterzo in cui è riportato il numero di serie della moto, in questo caso 0 di 750, perché si tratta naturalmente di esemplari realizzati specificamente per questa prova stampa, che non saranno messi in vendita, quindi non aumenteranno il numero della serie. La piastra di sterzo, dicevamo, lavoratissimo, che è praticamente quella che trovate su una Superbike, e poi dopo trovate il cannotto di sterzo regolabile con diversi eccentrici attraverso il coso per variare l'inclinazione del cannotto e quindi l'interasse e l'avamcorsa. Quindi bando alle ciance, e adesso saliamo in sella e vi portiamo al circuito delle storie di qua a farvi vedere come va e quanto canta l'HP4 Race. Venite con noi.
Ed eccoci qua dopo i nostri turni in pista con l'H4 Race. Che dire, ammetto di essere partito un pochino prevenuto perché l'operazione di BMW mi è sembrata una cosa un po' facile, di prendere una moto da corsa e configurarla in maniera tale da poterla vendere a tutti i clienti. In realtà il telaio in carbonio e tutta la componentistica montata fanno molto di più di essere una semplice moto da corsa. Questa è una moto da corsa accessibile a tutti quanti, è una moto da corsa capace di accogliere l'amatore semplice, magari neanche troppo veloce, non vogliamo dire inesperto perché potenza e peso sono veramente fantascientifici, ma comunque di risultare accessibile e sfruttabile anche a chi non ha l'esperienza da pilota del mondiale Superbike. I più esperti naturalmente riescono a tirare fuori prestazioni attualmente inimmaginabili per qualunque moto di serie. La H4 Race è una tempesta, vi travolge i sensi con l'accelerazione, le capacità di piega e la frenata cui è capace di prodursi. Tutto questo, come dicevamo, con un impegno psicologico abbastanza ridotto, soprattutto se pensiamo alle prestazioni. Come spesso accade su una moto da corsa, infatti, ci si trova una moto che va meglio di quella di serie, va meglio anche senza essere capaci di tirarne fuori il massimo, ma a questo punto, cioè a questo livello, BMW è stata capace di tirare fuori dall'H4 Race un'accessibilità veramente incredibile. Il telaio in carbonio offre un feeling, un feedback veramente incredibile, così come le sospensioni, così come i freni e così come il motore, che ha una reazione, una reattività spettacolare in tutte le mappature, qualunque configurazione decidiate di usarlo, ma paradossalmente non intimidisce quasi mai, a meno che non si cominci veramente a spalancare il gas come dei piloti veri. Che dire, il prezzo è sicuramente da amatori, spaventosi, ma vi assicuriamo che le sensazioni che è capace di regalare questa HP4 Race al momento non si provano su nessuna altra moto. Il punto è che ci sono moto da corsa capaci di offrirvi queste sensazioni, ma vi assicuriamo che non saremmo in grado di tirarle fuori con la stessa facilità con cui lo facciamo con questa HP4 Race. Se avete la disponibilità economica per mettervene in casa una, noi sapremo veramente che cosa fare, perché in questo momento stiamo pensando che forse di una casa non abbiamo bisogno, ci basta un garage, una brandina e questa qui dentro. Ciao ragazzi, arrivederci alla prossima prova.